I collaborate with maybe the HELGA organization, the county government, the W4 organization, and other partners. In this case, we bring together maybe women groups, the youth groups that we're dealing with, to come up together. We have a discussion, and then now we identify, we prioritize the needs, and and even come up with solutions. La difficoltà di un'associazione sportiva è quella di prendere proprio le decisioni collegialmente, perché ciascuno in un'associazione è titolare del tutto. Non puoi decidere in base a delle quote, non puoi votare e uno vota uno e l'altro al 50% e vota per il 50%. Ciascuno conta uno, davvero. Quindi la persuasione, il confronto, sia dei tecnici soprattutto, che fanno parte, che seguono i nostri sport dal punto di vista proprio della conduzione in campo, in palestra, sia con la parte dirigenziale, sono aspetti fondamentali. Poi in alcuni casi dobbiamo anche confrontarci con dei soggetti esterni, però uno sponsor per esempio, che magari è particolarmente coinvolto in un'iniziativa, ovviamente va informato, oppure gli enti locali, se devi usare un impianto per delle ore supplementari che non era previsto, chiaramente anche il confronto con loro è fondamentale. So if we are coming together to design a particular event, a particular tourism event, because we need to know, first we need to know the kind of tourism we want to go. If it's an agric tour, if it's a wildlife tour, if it's a water tour, any kind of tour, then we now deal with such collaborators. So if I'm going on sea, I should have a fisherman on board. If I'm going on an agric tour, I should have a farmer on board. So all these things come together, we collaborate, we sit down, we discuss on where to go, where to pass, and all these things. Sicuramente discutiamo all'interno del nostro ufficio l'idea, mi avvalgo di molti collaboratori, la responsabile marketing, l'addetto alla comunicazione e una segretaria operativa, e insieme tracciamo le linee guida da seguire in occasione di tutte le occasioni. Ma questa è una piccola impresa, noi siamo due, ci occupiamo di cose diverse e complementari, come dicevo. Ivan si occupa dell'aspetto commerciale, della produzione, diciamo, degli eventi, io mi occupo della progettazione, e quindi è necessario che la discussione tra noi due sia costante e continuativa, perché le due attività sono strettamente complementari. Allora, gli attori sono l'amministrazione comunale, che è la proprietaria dell'impianto dove noi facciamo gli eventi, i nostri partner, i nostri soci, i nostri sponsor, che sono quelli che finanziano questi eventi, e cerchiamo anche del feedback dal pubblico che partecipa a questi eventi. We do meetups, we do stakeholder forums, and even other engagements. These stakeholders are now, when it comes to the non-governmental organization that we partner with, that is the HELGA, W4, and even the county government of Kajiado and other private sector. Most of our stakeholders are the key partners, which include the hotel managers and then the hotel owners, and then even the local communities. So we send reports on quarterly basis to all these people on the money we used, the number of people who visited their community, and we normally sell data to them. The data we gather from all our tours, we normally sell it to them. Principalmente nella mia attività gli attori esterni sono i nostri partner europei, diciamo i stakeholders con i quali io personalmente ho più contatti esternamente a questo ufficio sono i nostri partner europei, sono in diversi paesi europei con i quali abbiamo 2 progetti finanziati dal programma Europa Creativa della Commissione Europea. E poi nella produzione, diciamo nelle attività locali chiaramente sono i musicisti, il nostro pubblico, qui a Siviglia principalmente, ed anche le persone che attraverso uno dei 2 progetti abbiamo cercato di coinvolgere direttamente proprio nell'organizzazione degli eventi, in particolare in un modello che si chiama Concert, cioè concerti in casa. Anche loro erano stakeholders esterni che abbiamo cercato di coinvolgere nella gestione del progetto, nello sviluppo del progetto.
Sì, oggi la condivisione dei risultati è un fattore determinante di comunicazione, perché essere sui social, usiamo Facebook e Instagram, è fondamentale sia per restituire ai nostri atleti la giusta visibilità, sia per farci vedere da nuovi atleti e appunto dagli stakeholders. Quindi ecco che così un'azienda magari può essere portata a fare una piccola donazione o una piccola sponsorizzazione. I comuni possono vedere quanto siamo attivi, cosa realizziamo. Altre società sportive che sono comunque degli stakeholders per noi, perché essendo una società così grande abbiamo delle società più piccole che si appoggiano su di noi per fare iniziative congiunte. Ecco, anche con loro abbiamo una costante esposizione dei nostri risultati, delle nostre attività, anche sia sportive sia extrasportive, perché la nostra associazione ha anche una parte extrasportiva abbastanza importante, facciamo educazione fisica nelle scuole, per esempio, facciamo dei progetti di solidarietà 1 o 2 volte l'anno, e che sono iniziative in cui i nostri atleti si mettono a disposizione come volontari per iniziative di beneficenza. Ecco, tutto questo viene il più possibile pubblicato, il più possibile condiviso, anche per averne magari un suggerimento, anche per coinvolgere nuove forze, e anche semplicemente perché è una modalità indispensabile per essere riconosciuti, riconoscibili, e per occupare sempre uno spazio nell'attenzione delle persone.